Ciao a tutti. Relazionarsi con un narciso significa annullare completamente la tua persona e subire abusi di ogni tipo. Se tu cercherai di sottrarti alle sue manipolazioni, giungeranno punizioni, minacce, violenze anche fisiche e una serie di svalutazioni e umiliazioni. Ma quel che è peggio è che il narcisista andrà ad alternare momenti di aggressività con momenti di dolcezza e devozione. E sono proprio questi momenti che fanno riconnettere emotivamente e nuovamente la vittima al narciso. Ma scopriamo quali sono le cose che il narcisista non farà mai. Non tollera essere ripreso, dato che si sente superiore a chiunque altro. Non fa apprezzamenti, poiché soltanto lui deve essere apprezzato, qualsiasi sia il suo comportamento. È molto selettivo, dato che ama circondarsi da persone di un certo livello sociale. Solo così può emergere. Non sopporta avere gente attorno a sé, a meno che non siano persone che alimentano il suo ego. Non ascolta. Quando parli con lui non ti dà retta. Detesta prendere ordini dagli altri, dato che lui è il migliore e nel caso fosse costretto ad ubbidire, la farà pagare cara mettendo in atto la sua vendetta. Non farà mai nulla che non sia a vantaggio suo. Ogni forma di rispetto o di gentilezza sarà motivata da un interesse proprio. Manca di empatia. Se tu soffri è solo un problema tuo. Non sarà mai partecipe alle tue sofferenze. Nulla riuscirà a colpire il suo cuore. Nessuno sarà mai al suo livello. Questo giustifica i suoi modi arroganti e superbi. Non ammetterà mai i suoi sbagli. Anzi, sarà proprio lui a convincerti che sei tu a sbagliare. Non vuole perdere il controllo su tutto ciò che lo circonda. Non ti permetterà mai di farlo passare per il carnefice, poiché lui sarà sempre e solo la vittima. Non ti darà mai la sicurezza nella relazione, altrimenti perderebbe il dominio su di te. Non ti farà mai dei complimenti, soltanto lui può essere contemplato e apprezzato. Non ama essere ignorato, non avrebbe più rifornimento narcisistico. Non tollera la solitudine, non è in grado di rimanere da solo. Non sopporta che il partner sia autonomo, poiché sfuggirebbe il suo controllo. Non tollera la realtà, sarebbe troppo dura da accettare. Non si toglierà mai la maschera, sarebbe troppo pericoloso per lui. Ha il terrore di essere smascherato in pubblico. Vorrebbe dire fare i conti con il suo vuoto interiore e non potrebbe sopravvivere a tanto dolore. Non rimarrà per tanto tempo con te. Quando non avrà più bisogno di te, ti scarterà. Ecco, questa è la persona che tu pensi di amare. Per un attimo prova a chiederti dove questa relazione ti sta portando e quale prezzo stai pagando pur di rimanere al fianco del tuo carnefice. L'abuso narcisistico che stai subendo ti lascerà nel bel mezzo del nulla e ti sembrerà che il tuo tempo si sia come ad un tratto arrestato. Ora prova a guardarti allo specchio e fatti alcune domande. Chi è quella persona che vedi riflettere? Ti riconosci? Che fine ha fatto il tuo dolce sorriso? In te percepisci qualcosa di strano? Qualcosa è cambiato dentro di te. Probabilmente non ti riconosci e magari ti senti prigioniera del tuo dolore, chissà. Forse avverti dei sensi di colpa che in realtà non ti appartengono. Prova a ricordare quanto hai combattuto per sentirti abbastanza, per sentirti apprezzata, per sentirti amata, ma tutto questo non è stato sufficiente, perché comunque dovevi accontentarti delle briciole. Ora è giunto il momento di raccogliere i pezzi e rimetterli al suo posto, meglio di prima e più forti di prima. Ora riguardati allo specchio e ripeti con me: io sono la mia priorità. Io sono la cosa più importante della mia vita. Mi basto io.
Sappi che l'ultimo e il solo pezzo da ricomporre sei tu. E tu che cosa ne pensi? Scrivilo qui sotto nei commenti. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così potrai ricevere le notifiche dei nuovi video. Grazie per avermi seguita.